Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Ho deciso finalmente, ne avevo già parlato in un video precedente di Appuntamento in Giardino, di fare un lavoro qua in giardino che è abbastanza impegnativo, ovvero quello di ripristinare la mia vasca con le ninfee, una ninfea bianca, per potergli di nuovo ridare un po' di vigoria, perché sono circa 10 anni che questa vasca è qua in giardino, non è mai stato fatto un lavoro all'interno, quindi la ninfea si è ingrandita nei primi anni di coltivazione, quindi faceva tanti fiori, poi nel corso del tempo ne ha fatti sempre meno, per diversi motivi. Il primo è che probabilmente a questa ninfea sicuramente non manca il nutrimento, perché sono finiti tanti detriti vegetali all'interno, foglie ed altro, quindi hanno creato una sorta di nutrimento magari anche adatto alla ninfea, che è una pianta di acqua stagnante. Uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo lavoro è anche quello che adesso che abbiamo questo gazebo qua in giardino, che si ricoprirà col glicine bianco, farà tante foglie e già le sta facendo, l'ho visto anche nell'anno scorso che ha ricoperto per bene le foglie. Queste ninfee prendono il sole, praticamente una buona insolazione solare, poi dalla tarda mattinata in poi. Le ninfee sono piante che vogliono il sole, quindi più ore di sole diamo a queste piante e più fiori avremo. In più ci va anche una coltivazione di un certo tipo, ovvero dare un po' di nutrimento ed altro, in modo da far sì che queste piante riescano a produrre tante foglie e tanti fiori. Nel corso del tempo questa ninfea ha fatto sempre delle foglie un po' più piccole, quindi si vedeva una certa sofferenza. In effetti 10 anni di coltivazione in un contenitore di questo tipo in giardino senza nessun intervento fa sì che le piante poi patiscano, poi nel corso del tempo hanno bisogno di essere un pochettino un po' ripristinate, un po' il tutto. Quindi questa vasca verrà anche spostata in una zona un po' più assolata, lontana dal gazebo, una volta che è vuota, e in più c'è anche un taglio che si è fatto nel corso del tempo in questa vasca, un taglio a L, che andrò anche questo a ripristinare. Avevo pensato di acquistare una vasca nuova, però in effetti a me piace molto anche il lavoro del riciclo, no? Il pensiero proprio del riciclare i materiali fino a quando non sono veramente poi alla fine. E quindi qui che cosa basterà fare? Basterà siliconare poi il taglio, mettere un bel po' di silicone in modo che il tutto si ripristina e il livello dell'acqua potrà finalmente salire un po' di più, perché questo taglio scende di una quindicina di centimetri e quindi effettivamente non si riesce a riempire per bene la vasca, poi fuoriesce l'acqua di qui anche nelle piogge. Sarebbe bello averla bella piena d'acqua, con una bella disposizione delle foglie della ninfea. Queste foglie rimanevano proprio dentro la vasca, non riuscivano a fuoriuscire proprio per il fatto che il taglio portava via l'acqua e quindi l'acqua rimaneva ad un certo livello, come ho detto. In più qua dentro io coltivo anche delle utricularie, delle piante carnivore. Adesso qui ne ho trovata un'altra che si stanno svegliando adesso e quindi queste vi faccio vedere. Le ho già raccolte quasi tutte e inserite in questo barattolo di vetro, in questo contenitore di vetro, che andrò poi a proteggere fin quando la vasca non sarà ripristinata, messa a nuovo. Le utricolari saranno le ultime piante che inserirò qua dentro. Quindi adesso che cosa devo fare? Devo svuotare la vasca, l'ho già svuotata per metà con un annaffiatoio e ho inserito l'acqua in un contenitore nuovo di plastica, in cui andrò anche a inserire poi le ninfee che toglierò da qua. Adesso vedo quante ne riuscirò a togliere da questo vaso. Se sono veramente tante, alcune andranno eliminate, perché se sono veramente tante poi alla fine si crea una marea di foglie, l'utricolare non prende più neanche la luce, quindi viene coperta dalle foglie, proprio perché la pianta con una nuova installazione sarà più vigorosa, e quindi terrò le più belle, le altre andrò purtroppo a eliminarle, le inserirò nel nuovo contenitore e poi le riporterò qui quando il lavoro sarà finito, dopo aver spostato anche la vasca. Poi in un prossimo video, perché non andrò a fare questo lavoro questa mattina perché ho poche ore a disposizione, nei prossimi giorni poi andrò a inserire, una volta che la vasca sarà stata ripristinata e riparata, andrò a inserire l'acqua e anche le ninfee, ma questo lo vedremo poi in un prossimo video. Adesso guanti, entrerò con le mani all'interno di questo contenitore. Qua c'è di tutto, ci sono sanguisughe, c'è veramente ogni sorta di animale, delle lumache acquatiche anche. Andrò a inserire le mani in questo contenitore per estrarre le ninfee, controllarne un attimino lo stato di salute, per tenere poi gli esemplari che sono più belli e più sani.
Eccomi qua, ho tolto le ninfee dalla vasca. È stato veramente un lavoro abbastanza impegnativo perché la pianta nel corso degli anni ha creato uno strato di radici spesso quasi un 20 cm. In più tutto questo fango in mezzo alle radici creava veramente un qualcosa di particolarmente pesante. Così con un seghetto sono andato a dividermi in 4 sezioni le mie piante e andrò adesso a scegliere quelle che sono un pochettino più robuste, quelle che sono un pochettino più grandi. Qua vedete che ci sono già delle foglioline nuove che stanno spuntando. Se qualcosa viene danneggiato non c'è nessun problema perché la ninfea è abbastanza resistente, rustica, tira fuori sempre delle foglie nuove. Quindi pian piano io ho bagnato ulteriormente questi blocchi di fango e radici per poter estrarre le ninfee, che non andranno estratte completamente e ripulite tutte le radici perché qui sarebbe un lavoro veramente di ore. Quindi io andrò a cercarvi le sezioni più robuste da portare poi nel nuovo contenitore dove stazioneranno per un periodo finché la vasca non sarà poi ripristinata e siliconata nel punto di rottura. Come ho detto non conserverò tutte le ninfee perché altrimenti si riempie di nuovo completamente la vasca, fa troppa ombra poi all'utricularia, un'altra pianta acquatica che voglio inserire, e quindi cercherò di prendere le piante più belle. Quindi con un seghetto andrò ulteriormente a ottenere delle altre sezioni. Ad esempio qui ho un blocco di ninfea con una parte finale qui e un altro blocco qui, quindi questo posso dividerlo in due perché qui ho un altro blocco con altre crescite, quindi dividerò in due questa sezione così ho ottenuto due piante, due crescite dallo stesso rizoma, perché è un rizoma unico qua dentro, credo, sì, di ninfea. Eccomi qua a riparare questo taglio a L del mio contenitore. Purtroppo il calore del sole nel corso degli anni e delle estati molto calde ha deformato questa parte che si era tagliata. Adesso non so bene perché ci sia questo taglio, come si è formato, che cosa è successo, non lo ricordo più. Io comunque ho inserito un filo metallico già molto tempo fa, in modo da far aderire le due parti che si sono tagliate, in modo da farle avvicinare. In questo modo, inserendo del silicone, cercherò di rendere poi, di fare la chiusura del taglio in modo che poi non fuoriesce acqua. Allora, questa è una riparazione, diciamo, un po' così, non so come dire, un po' fittizia, no? una riparazione improvvisata. In realtà avrei dovuto cercare un contenitore di plastica, una parte di plastica da poter inserire come toppa, anche nella parte dell'interno, eccetera, però non ho molto tempo a disposizione, volevo finire in fretta questo lavoro. E quindi pensavo di inserire proprio del silicone per chiudere bene, facendolo aderire per bene alla superficie, lasciarlo asciugare 24 ore, magari nella mattinata di domani, poi cercherò una sistemazione al contenitore qua in giardino diversa da quella originaria e pian piano andrò a riempirlo. Magari prima di fare il riempimento completo mi manterrò qua sotto con il livello dell'acqua, tanto non piove nei prossimi giorni, e darò ancora magari il tempo a questo silicone da asciugare un giorno in più. Una riparazione fittizia, dico, perché se poi nel corso del tempo mi accorgerò che usciranno magari delle piccole, comincerà magari a gocciolare, va bene così, tanto il taglio è abbastanza superficiale, al limite manterrò questa vasca con il livello di acqua come era in partenza, però più che comprare una vasca nuova per un costo di 50 euro, perché ho visto che costano sui 50-60 euro questi grossi contenitori, cerco sempre di riutilizzare un po' il materiale che ho, cercando di ripararlo in qualche modo. Anche perché se inserisco delle utriculari, che sono piante galleggianti, che cosa accadrà? Che se l'acqua fuoriesce poi dal vaso perché c'è troppo riempimento, si porterà via magari anche una parte delle utriculari, e quindi ben venga che gocciola un po' in modo da mantenere leggermente il livello dell'acqua poi nel corso del tempo sempre un pochettino leggermente al di sotto del bordo della vasca. Tra l'altro notavo, ah no, sono alghe, pensavo che ci fosse un altro taglio, e niente, adesso vado a inserirmi il mio silicone e vado a inserirlo proprio pressando per bene in modo che entri bene proprio nella fessura.
e poi con uno strumento, con qualche altro strumento lo spianerò un pochettino proprio per fare una buona aderenza. Quello che importa all'inizio è proprio spingere bene in modo che entri all'interno. A me piace tantissimo l'odore del silicone, perché mi ricorda quando avevo l'acquario a Torino, quando abitavo a Torino con i miei genitori, avevo l'acquario, e quando sento odore di silicone mi viene in mente proprio quel periodo di allevamento di pesci negli acquari. Adesso vado a siliconare anche qui dentro, non vi faccio vedere con la telecamerina perché sarebbe un po' difficile fare inquadrare bene il tutto. Adesso utilizzerò quello strumento tanto utile che si trova all'interno dei contenitori, dei barattoli del silicone, che è questo, che aiuta proprio a far uscire ogni cosa, ogni traccia di silicone rimasta all'interno del tubetto. In questo modo mi facilito anche un pochettino la vita, perché schiacciare un barattolo di silicone è sempre un po' impegnativo, non si riesce, molto spesso, molto duro. Adesso, utilizzando una parte del cartone del silicone, vado a farlo aderire bene. Mi raccomando, usare sempre i guanti col silicone, perché non è una buona cosa che vada a contatto proprio con la pelle. Io sto usando dei guanti in cui il silicone potrebbe effettivamente passare un pochettino attraverso perché non sono impermeabili, però cerco di toccarlo il meno possibile. Questi sono guanti da giardinaggio. Quello che dovrò fare adesso è tenere questa vasca immobile, proprio perché il silicone deve fare il suo lavoro. Se io comincio a muoverla per spostarla, trovargli una sistemazione, rischio che poi magari creo qualche apertura nel silicone. Quindi rimarrà così, non piove oggi, non piove domani, rimarrà così fino a domani, forse dopodomani, magari me la sposto e gli troverò una nuova sistemazione. In questo modo do il tempo al silicone di asciugare veramente bene. Come dicevo, questa è una riparazione, vedete, abbastanza improvvisata, veloce, proprio per cercare di riparare questo vecchio contenitore che conteneva le ninfee. Niente, finisco qui questo video con queste piante qui nel nuovo contenitore e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, in cui vedremo un po' la nuova installazione. Non so se farò un altro video e poi ancora un altro, probabilmente finirò tutto poi nel prossimo video. Ricordo sempre che i miei video sono un pochettino sempre un po' lunghini, sempre sui 20 minuti, 25 minuti, a volte arrivo anche a 30-35 minuti. Però quello che a me non piace è sintetizzare tutto in 3 minuti di video, una cosa che io posso raccontare magari in un po' più di tempo, proprio perché i video di appuntamento in giardino sono nati anche per fare una sorta di conversazione. Sono video un po' come se io volessi portarvi proprio nel mio giardino, come se davanti a me siete seduti magari su delle sedie ad ascoltare quello che ho da dire riguardo il mio giardino, i miei fiori, l'orto, le ninfee, e potervi raccontare e tenervi un po' impegnati magari in una sorta di conversazione che poi andrà avanti magari anche con i vostri commenti. Viviamo in un mondo veramente troppo frenetico, in cui il tutto è concentrato in pochissimi secondi e poi si passa magari ad un video successivo. A me questa cosa qui veramente non piace assolutamente, preferisco una sana conversazione e un po' di rilassamento, un po' di calma e di tranquillità. Questa è la cosa che io ho sempre amato. Comunque, a parte questo, dai, altrimenti questo video diventa poi di nuovo molto lungo. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino parlando di ninfee e anche di altro magari, vediamo, poi farò un giro in giardino, vediamo cos'altro posso anche raccontarvi. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!